Allora amici, era venuto il momento di aggiornare la mia attrezzatura video e così come di consueto sono andato su Amazon a fare un po' di acquisti e ho scelto alcuni accessori per completare la mia dotazione. Questa volta però sono andato in economia, visto che si tratta di accessori di complemento, e quindi ho scelto quelle che secondo me erano le migliori soluzioni in rapporto qualità-prezzo e sono tutte sotto i 40 euro. Se vi va, vi racconto quali sono. Il primo è un kit studiato per smartphone ed action cam, ma che io in parte ho utilizzato anche con la mia Sony Alpha 6000, nonché con la Sony A7S II. È realizzato da Photopro e sì, come ogni buon kit che si rispetti, si compone di più parti. Il principale è questo piccolo treppiede, un treppiede molto stabile con una testa snodata che può essere regolata facilmente aprendo la sua levetta e con l'ausilio della bolla integrata. Da chiuso poi diventa un pratico sostegno manuale, ideale quindi per selfie, ma soprattutto per chi vuole realizzare vlog, un po' come il mini treppiede di Manfrotto. Il secondo accessorio è un selfie stick telescopico che si allunga fino a oltre 70 cm e sul quale possono essere montati i due successivi accessori, che sono questo sostegno per smartphone, un sostegno molto robusto sebbene sia realizzato interamente in plastica. È capace di ospitare praticamente qualsiasi smartphone, anche se la resistenza delle molle devo dire è molto forte e quindi più è grande lo smartphone più fatica si farà ad aprirlo. Per contro però non c'è alcun pericolo che possa scivolare fuori, anche perché all'interno è rivestito in gomma piuttosto spessa. Altra caratteristica interessante è che è dotato di due fuoriavite per posizionarlo sia in verticale che eventualmente in orizzontale. Il secondo accessorio per il selfie stick invece è un normale aggancio per action cam, di quelli universali per intenderci, che vanno bene con la maggior parte degli altri accessori in commercio. E a completare questo ricco kit vi è poi un laccetto da polso, ma soprattutto un telecomando Bluetooth compatibile sia con dispositivi Android che iOS, telecomando utile per scattare le foto col selfie stick anche a distanza, e vabbè, è un telecomando che a me non serviva ma comunque era compreso nel prezzo, che è davvero molto interessante. Il secondo è un semplice quanto indispensabile accessorio per completare la dotazione della propria camera, soprattutto per i videomaker. È una staffa tripla che permette di fatto di triplicare la slitta per il flash e ciò consente di aggiungere contemporaneamente altri accessori alla propria camera, come nel mio caso un microfono esterno shotgun della Tascam, microfono di cui vi ho parlato nel mio precedente video dedicato all'attrezzatura, accessorio assolutamente fondamentale se come me dovete riprendere l'audio o la vostra voce. E se volete riprendere voi stessi ma la fotocamera non ha il display che ruota del tutto, proprio come la mia, può essere utile utilizzare lo smartphone da connettere via wifi tramite l'app di controllo remoto, app che bene o male ormai hanno quasi tutte le fotocamere. E per posizionare l'iPhone in sicurezza sono andato a riutilizzare il supporto che abbiamo appena visto, quello di Photopro, insieme ad un adattatore con attacco per slitta, adattatore che potete acquistare per pochi euro e che vi lascio qui sotto in descrizione. Questo è il classico accessorio che non deve mai mancare nella borsa del videomaker, perché ve lo assicuro può servire in mille maniere. In questo caso permette di posizionare lo smartphone comodamente e secondo le vostre esigenze. Sulla terza slitta posiziono un altro accessorio che ho acquistato da poco ma che si è rivelato già utile in moltissime situazioni. Ed è un faretto a 48 LED dell'Andoer. L'ho scelto principalmente per le dimensioni, perché essendo molto compatto e leggero si rivela perfetto soprattutto in mobilità, quando ci si trova in ambienti che non sono perfettamente illuminati. Capita spesso ad esempio a fiere o alle presentazioni, ma io lo uso di frequente anche quando parlo di fronte alla camera come luce di riempimento, visto che nella confezione, oltre all'attacco da slitta, che ovviamente è compreso, ci sono anche due gelatine, una a luce fredda e una a luce calda, in grado di attenuare la durezza del fascio di luce. Fascio di luce che comunque può essere regolato anche per intensità grazie alla rotella posta qui sul retro, e sempre sul retro vi è anche l'alloggiamento per le 3 pile stilo in grado di fare luce per diverse ore di utilizzo. Insomma, secondo me anche questo è un accessorio che non dovrebbe mai mancare nella borsa del videomaker. Già, ma io nella borsa metto sempre le mie schede SD, che per forza di cose sono ben più di una. E siccome il rischio di perderle in qualche tasca dello zaino, o peggio ancora di danneggiarle con altri accessori, è piuttosto alto, ho deciso di acquistare questa custodia protettiva in grado di ospitare ben 12 schede SD in formato standard. Si tratta di una custodia che si apre a valigetta ed è estremamente robusta, visto che all'esterno è rivestita in policarbonato piuttosto spesso. Le schedine quindi saranno protette dagli urti, dallo smarrimento, ma anche dall'acqua, visto che una volta chiusa la custodia diventa impermeabile. Non si sa mai, no? Basta un po' di pioggia, una bottiglietta che si apre all'improvviso e magari perdete il lavoro di giorni o addirittura le foto di un'intera vacanza. E sì, è vero, questa custodia porta via un po' più di spazio all'interno della borsa, ma vi dirò, io ci tengo a preservare le mie schede SD. Ok, ma in questo video
avevo parlato continuamente di borsa e di zaino, già perché per trasportare la propria attrezzatura fotografica o video in sicurezza ci vuole una borsa studiata per questo tipo di utilizzo. Ma sapete qual è la cosa bella? È che per avere un ottimo zaino fotografico non serve spendere una follia. Io infatti ho scelto quello di Amazon Basics, che per le mie esigenze è più che buono. La parte principale ovviamente è il vano centrale, che prende quasi tutta la grandezza dello zaino e che può essere sistemata secondo le proprie esigenze, grazie a questi separatori che si attaccano con il velcro. In questa maniera, anche cambiando di volta in volta l'attrezzatura al suo interno, il vano sarà in grado di adattarsi alle varie dimensioni di ogni accessorio. Qui sul davanti vi è invece un piccolo scompartimento, piccolo sì, ma ricco di tasche e vani, ottimi per contenere cavi di ogni genere, magari uno smartphone, adattatori, penne, insomma tutto ciò che di piccolo portiamo sempre con noi. Sul retro vi è invece un comodo quanto inaspettato alloggiamento studiato per ospitare un computer portatile fino a 17 pollici, quindi sì, il mio iPad Pro ci sta dentro alla grande. Beh, devo dire che per quel poco che costa questo zaino è comunque curato in ogni dettaglio e non mancano ad esempio dettagli come i doppi agganci di sicurezza, la copertura impermeabile in caso di pioggia, le tasche laterali dove mettere il portafoglio. No vabbè, scherzo, dove mettere magari una cartina della città o cose del genere, ma soprattutto dei lacci laterali per trasportare un treppiede di quelli compatti. E quindi questo zaino, per quello che mi riguarda, è la miglior scelta come rapporto qualità-prezzo che si possa trovare in commercio. Ed è la perfetta dimostrazione di come, volendo, su alcuni accessori dove non è richiesto un alto grado di qualità, beh, si può risparmiare acquistando prodotti comunque validi e funzionali allo scopo che si vuole raggiungere. Come sempre trovate qui sotto i link in descrizione e sempre qui sotto mi piacerebbe sapere il vostro parere su questi prodotti e anche sul mio video. E se vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, di condividerlo o di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube.